Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e le tendenze energetiche disponibili per l'inverno 2026. Due carte ragazzi. Abbiamo l'appeso e la sacerdotessa. Oh, che interessante. Può essere un momento, quello invernale, dove riuscirete, diciamo così, a vedere le cose da un'altra prospettiva e di conseguenza potreste iniziare a vedere più nel lungo periodo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, il mio numero di telefono, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e in più ci sono anche il link del corso di tarocchi di livello intermedio che partirà a gennaio. Vi ricordo che sono gli ultimi giorni per iscriversi con lo sconto e poi c'è anche un videocorso di tarocchi intuitivi registrato che è più per chi si vuole, diciamo, approcciare al mondo della cartomanzia. Bene. Ok. 10 di coppe, 9 di bastoni, ne è volata una, la recupero più tardi. Abbiamo un 9 di coppe, sacerdotessa, luna e 4 di pentacoli. Abbiamo il mondo. Ok ragazzi, partiamo da questo 10 di coppe, che è una carta comunque di appagamento, una carta di solidità, di stabilità, di risultati raggiunti. Abbiamo un 8 di coppe, la giustizia, nuovamente la sacerdotessa, cioè ragazzi avete 3 volte la sacerdotessa qua, Potrebbe esserci come un contratto, considerata la carta della giustizia, qualche regolarizzazione a livello di un gruppo. Io cercherò di mantenere la lettura aperta, voi adattatela alla vostra realtà. Potrebbe essere sia un gruppo familiare, ma anche un gruppo lavorativo. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Asso di spade. E 5 di spade. Datemi una carta per la sacerdotessa. Temperanza e 9 di pentacoli. Qui secondo me c'è un tema che ha a che fare con la vostra autonomia e la vostra indipendenza. Probabilmente questa giustizia è qua per ricordarvi di fare le cose in modo equilibrato. Diciamo che avere un asso di spade e un 5 di spade al contrario, ragazzi, mi denota parecchia confusione mentale. Come se non avesse le cose chiare. Probabilmente la giustizia potrebbe anche essere una persona, non necessariamente qualche cosa di burocratico, qualche cosa di legale, però potrebbe effettivamente essere una persona che media in una qualche situazione. Andiamo a vedere il mondo. Queste mi sono scivolate. Asso di pentacoli e fante di spade. C'è un nuovo inizio. Diciamo che il mondo al contrario mi dice che non avete forse ancora chiuso il capitolo vecchio, però effettivamente con un asso di pentacoli c'è come un nuovo inizio, un nuovo seme che si può piantare, una nuova strada da poter percorrere.
quello che viene a me è che, diciamo, inizierete con queste due carte a vedere quali altre strade possibili potrebbero esserci per voi in questo periodo, oltre a quella da cui arrivate, secondo me, perché qui con questo 8 di coppe c'è come la voglia di andare, c'è la voglia di cercare qualcosa di meglio. Andiamo a vedere 9 di coppe. Cavaliere e stella. Secondo me queste due carte indicano un inizio lento ma progressivo. Io credo che il mondo e il 9 di coppe siano al contrario perché indicano una certa lentezza. Cioè è un buon periodo per osservare che cosa non vi piace, è un buon periodo per focalizzare che cosa vi piace, perché qui con la stella al contrario sembra quasi che l'obiettivo non sia ancora definito, cioè la strada si apre, ma dove vado? Ho una nuova strada da percorrere, ma che cosa voglio diventare? Io vedo la sacerdotessa. Re di coppe. Eh, e 4 di coppe. Allora, il punto è questo. A causa probabilmente di questa confusione mentale, di questo momento un po' così, potreste non avere chiaro qualche cosa, potreste non vedere qualche cosa. Perché avete la sacerdotessa 3 volte? La sacerdotessa è colei che vede, innanzitutto è la chiaroveggente. Che cosa vuol dire essere chiaroveggenti? Vuol dire riuscire a vedere le due facce della medaglia, il bianco e il nero, senza necessariamente schierarsi da una delle due parti e poi riuscire a vedere il disegno di insieme. Il disegno di insieme è un qualche cosa che riguarda, se vogliamo, un po' di più il futuro. Però questo è proprio la sensazione che ho io, è come se vi mancasse un lato della medaglia da osservare. E la carta dell'appeso qui e anche il fante di spade sono qui apposta per dirvi che è come se dovesse iniziare a controllare, ad osservare, a verificare, a scrutare le energie che vi sono intorno, che non è faccio i raggi X alla persona che ho davanti, ma tengo d'occhio le dinamiche di comportamento, perché qui non avete tutta questa chiarezza mentale e con la sacerdotessa diciamo che è come se aveste la possibilità di riuscire a vedere quello che prima non si vedeva. Se prima qui con l'otto di coppe stavate cercando mete migliori, mete più giuste, se avete sogni magari in grande, se volete diventare autonomi, volete lavorare di più sulla vostra indipendenza, insomma tutto quello che è, devo dirvi che questo passo riuscirà nel momento in cui vi trasformerete in una sacerdotessa, ovvero nel momento in cui riuscirete a vedere le due facce della medaglia. Però abbiamo anche la luna, andiamo a vedere un attimo la luna. 4 di bastoni. E 5 di pentacoli. Andiamo a vedere 4. Imperatore. Datemi una carta per il 5. 6 di pentacoli. Io credo che qui, ragazzi, abbiate paura di fare questo passo, di iniziare questo nuovo percorso, perché qui comunque 2 assi li abbiamo, abbiamo il mondo, abbiamo un 10 di coppe. Stavo guardando se c'erano altri 10 o altri assi, ma no. Però comunque secondo me un nuovo inizio c'è, cioè, o meglio, c'è il potenziale per un nuovo inizio, ok? C'è come un varco che si apre, sta a voi capire da che parte andare. Non fatevi prendere dalla paura, perché con queste carte io ho la sensazione che voi, dunque ve lo dico così come l'ho pensato, poi tenete presente che io vi dico sempre l'energia che a me
risulta più forte, però cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. La sensazione che ho io con queste carte è che abbiate paura di chiudervi in qualche tipo di accordo, in qualche tipo di contratto. Potrebbe essere in una convivenza, nell'acquisto di una casa, considerato che abbiamo giustizia e imperatore e 4 di bastoni, e ho anche la sensazione che uno dei motivi che vi spaventi sia la parte economica, nel senso che avete paura magari di fare il passo più lungo della gamba. Qui avete il cavaliere di pentacoli. Direi anche questo fante di spade che vi possono aiutare, però il cavaliere di pentacoli è una carta che vi dice fate un passo alla volta, senza fretta, anche perché se io, diciamo, cammino lentamente, primo, ho la possibilità di guardare il panorama intorno a me, secondo, se c'è qualche ostacolo, riesco a, come dire, a schivarlo perché lo vedo per tempo. Terzo, se mi rendo conto che sto sbagliando strada, ho più probabilità di riuscire a cambiare strada. Quindi per certi versi, soprattutto per le cose che iniziano, ci sta che le cose vadano, diciamo, ad un ritmo lento o perlomeno più lento di quello che voi vi aspettate. Se fosse una questione lavorativa, effettivamente potrebbero arrivare come delle nuove collaborazioni, potrebbero essere contratti, perché effettivamente qui ne avete due di carte di contratti, tre. Quindi sì, effettivamente questo inverno potrebbero arrivare dei contratti. Con la carta del mondo, per qualcuno c'è anche un tema di spostamento. Magari vi dovete spostare di città, di nazione, però lo sento per un gruppo molto piccolo, sinceramente. Devo dire ragazzi che si tratta sostanzialmente di fare il focus della situazione e iniziare a vedere nel lungo periodo considerando tutte le variabili. Mm? Andiamo a vedere qualche oracolo. Se fosse una relazione romantica, anche qui secondo me c'è come uno sviluppo potenziale. Il consiglio qui in mezzo comunque è di andarci con calma, però ecco, visto che alla fine c'è questa luna, vi dico, non fatevi prendere dalla paura, dal malpensare, dal timore, dalle proiezioni, nel caso ci fosse come una possibilità o di convivenza o di regolarizzazione della relazione. Io sento che questa luna è collegata al 5 di Pentacoli. Io credo che voi abbiate paura di essere delusi di nuovo, però le relazioni si, si stabiliscono, non è una parola corretta, però si creano, si formano, si definiscono, questa è la parola corretta, si definiscono insieme, quindi le regole devono essere comuni. Ok, carta numero 42, tagliar legna. Questa carta indica quello che viene fatto quotidianamente, il poco per volta, il giorno per giorno, un passo alla volta. E tagliare legna è comunque un movimento ripetitivo. Potrebbe essere paragonato a un 8 di pentacoli nei tarocchi per farvi capire il tipo di energia. Ok, andiamo a vedere un altro oracolo. È come se vi invitassero a prendere un certo ritmo, se vogliamo. Wow, il soldato di luce. Giugno. Sì, guardate, è interessante perché qui avete un uomo, non so se si veda,
su una montagna e qui avete un uomo che va sulla montagna. Questa carta è una carta di ricerca spirituale, quindi secondo me, e anche la sacerdotessa per certi versi, ne avete tre, quindi secondo me si tratta di trovare la vostra luce interna. Qui dice giugno, quindi può essere che questo periodo invernale sia un buon momento per fare un po' di punto della situazione per poi proiettarvi verso questo nuovo inizio. Gestioni amministrative, il 15 del mese che arriva. Tenete d'occhio i fogli, mi verrebbe da dire, soprattutto visto che avete la giustizia qui, potrebbero esserci come delle questioni burocratiche da dover gestire. Non so perché, io ve lo dico, però potrebbero anche essere come dei pagamenti un po' imprevisti. Quindi tenete in ordine i fogli perché appunto magari così vi rendete conto che avete saltato di pagare quella cosa lì, avete saltato di pagare quella cosa là, che l'altra bolletta sta per scadere, quindi è urgente pagarla. Cioè come se vi dicessero di mettere un attimo ordine nelle cose scritte. Mm? E poi abbiamo progetto del cuore. Ma che bello, qui avete una stella, è vero che è girata al contrario, ma perché arrivate comunque da un momento di confusione mentale, secondo me potreste effettivamente focalizzare dei nuovi progetti e sono progetti del cuore, qualche cosa che viene fuori dal cuore. Ok, andiamo a vedere una meditazione di Findor. Riposati nel mio amore e senti nella forza, sentilo fluire libero in ogni cellula del tuo corpo, portando con sé l'unità. Quando prendi coscienza di quest'unità, tutto nella tua vita si sistema al giusto posto, in assoluta perfezione. Wow, molto bella. Ve ne tiro un'altra, ragazzi. Avevo detto una, però vabbè. Rilassati nel mio amore. Qui c'è scritto riposati nel mio amore. Avete bisogno di prendervi un tempo, ragazzi? E a tua volta sprizza l'amore divino sul mondo che ti circonda. La prossima volta che ti capita di attendere qualcuno o qualcosa, pensa a queste parole, mettile in pratica e stai a vedere. Tutto lo stress e la tensione scompariranno e tu sarai in pace perfetta. Sii in pace perfetta ora e lascia che mi serva di te. Il tuo essere è consapevole del travaglio che la terra sta vivendo. Il tuo essere vive il medesimo travaglio, dal quale non puoi dissociarti, perché non c'è separazione. Consenti all'amore, balsamo che guarisce, di scorrere attraverso te. Dio è amore e Dio è in ognuno di noi. Presi coscienza del chiasso intorno a me, ma poi il rumore cessò, sostituito da una grande quiete. Nel silenzio potevo sentire come un indistinto ticchettio di orologio. Ascoltavo con molta attenzione e nel frattempo il suono divenne più chiaro e forte. Udii queste parole. Io sono sempre qui, ma a meno che tu non prenda coscienza di me e della mia divina presenza, non potrai udire la mia voce. Calma, quindi, quanto è all'esterno per udire quanto è all'interno. Il mio amore illimitato, la mia illimitata verità, la mia illimitata saggezza non hanno né inizio né fine, ma vanno da un'eternità all'altra. Sii consapevole di questo fatto, accettalo, assimilalo, fino a che divenga parte di te. È la vita, vita ancora più abbondante. Il cielo stesso ti appartiene, perché tutto ciò che ho è tuo, e tu sei mio, perché siamo uno, ora e per sempre. Per ogni cosa rendi grazie in eterno.
Sono contenta di averli letti tutti quanti questi messaggi perché sono molto molto belli. Spero che vi abbiano dato spunti di riflessione, ragazzi, che vi abbiano rincuorato. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta contattarmi via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Però tenete presente che la stessa cosa la potete anche fare per conto vostro nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, quindi c'è l'amore, c'è il lavoro, ci sono i soldi, il tempo, la bellezza, ce n'è una serie. E in più in quella parte tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, cioè è tutto quello che io ho studiato in tanti anni, diciamo inerenti le tecniche alternative di guarigione piuttosto che la metafisica, piuttosto che diciamo le energie sottili che io mi sono sentita di prendere, condensare e mettere lì a vostra disposizione per aiutare voi nel vostro percorso di crescita. Sono spiegati abbastanza in modo semplice. Io vi invito comunque a dare un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così eh, più o meno capite i temi che vado via trattando. Tenete presente che sono 4 playlist e vanno viste in ordine di numero cronologico, sono numerate. Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!